Buongiorno! Buongiorno a tutti, siamo ritornati in penisola. Ieri sera alle 10 e mezza circa siamo sbarcati dal traghetto Armas e siamo a Cadiz e soprattutto vi vogliamo far vedere per quale motivo noi preferiamo passare l'inverno alle Canarie. Appena arrivati nuovamente in penisola ci aspetta freddo, vento, pioggia. Comunque ci spostiamo adesso. Scesi poco sotto Cadiz, siamo alla playa di Santi Petri, nella città di Chiclana de la Frontera. Dall'estate canaria ci siamo ritrovati improvvisamente nell'inverno europeo. E cosa dobbiamo fare? Non siamo neanche psicologicamente preparati. In un raro sprazzo di sole nella giornata odierna riusciamo a fare qualche piccolo video. Siamo a Santi Pietri, al puerto di Santi Pietri. Poi non è un puerto ma è una laguna all'interno della costa, è molto ben protetta. Carletto ci aspetta qua e la Bettina che non scende perché si deve ancora abituare alle temperature della penisola. È un po' freschino, c'è un ventone esagerato, quindi devi uscire adesso qui. Un po' di ancore qua. Probabilmente sono quelle delle tonnare, difficile che fossero di navi. E allora questa sera ci fermiamo qui, a Conil de la Frontera. Siamo sistemati qua sulla strada lungo il mare e qui abbiamo questa bella immagine. Buongiorno Mau! Buongiorno a tutti! Ripartiamo, lasciamo Conil de la Frontera in questo raro istante in cui è uscito il sole, perché sono previsti 4-5 giorni di pioggia continua e infatti tutta notte non ha smesso, oltre che essere molto ventilato. Io ho già chiesto informazioni per il prossimo traghetto per le Canarie. Pure la grandine! E vai, non ci facciamo mancare nulla! Siamo alla playa di Valdevaqueros, Mauro vestito da genovese in vacanza. Io torno alle Canarie! E basta! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Allora, siamo qua nel park di Tarifa, piovuto sempre. Ieri siamo stati qua a Tarifa con un nostro amico Eddie, che forse avete già visto nei nostri video, in qualche nostro video precedente. Non abbiamo quasi ripreso nulla perché pioveva in continuazione.
Abbiamo passato comunque con lui una piacevole giornata e una piacevole serata, chiacchierando, mangiando. Noi a questo punto partiamo. Volevamo fare alcune soste in posti che ci faceva piacere visitare, farvi visitare. Vedremo, non vi diciamo nulla perché vedremo se la meteorologia, che comunque continua ad essere non molto clemente, ce lo permetterà. Quindi pioggia prevista ancora per qualche giorno, quindi ora valutiamo. Cominciamo a risalire verso nord e quindi verso l'Italia. comunque ecco una cosa molto importante: lasciando Tarifa oggi, dopo 4 mesi e mezzo, lasciamo anche l'Oceano Atlantico e rientriamo sempre dopo tutto questo tempo nel nostro mare di casa, il nostro grande lago salato che si chiama Mediterraneo. Eccolo qua, lo vedete qua davanti a noi, siamo sullo stretto di Gibilterra, là davanti in mezzo alle nubi c'è l'Africa e questo sulla nostra sinistra è il Mediterraneo, sulla nostra destra l'Oceano Atlantico. Primavera e autunno ci sono i passaggi delle balene all'interno dello stretto di Gibilterra per poter passare dal Mediterraneo all'Atlantico. L'incombente immagine del promontorio di Gibilterra, della rocca di Gibilterra che si erge solitaria tra i due mari. E questa invece è la fortezza di Santa Barbara, che è stata costruita in collaborazione con i britannici durante la guerra di successione spagnola dell'indipendenza dall'invasione francese. Ovviamente gli inglesi stavano con gli spagnoli. Il nome del paese, della linea della Concepción, che è questa, viene proprio dalla linea difensiva creata da questo forte di Santa Barbara in quell'occasione della guerra di successione. La rocca di Gibilterra ha avuto un ruolo anche molto importante durante la seconda guerra mondiale, perché comunque le flotte italiane potevano navigare solo esclusivamente all'interno del Mediterraneo perché non riuscivano a passare in Atlantico. Forse qualche sottomarino poteva riuscirci e viceversa la flotta tedesca non poteva entrare in Mediterraneo. Quindi su quella che è stata la guerra nel Mediterraneo è stata molto importante la divisione delle due flotte italiane e germaniche per le forze alleate. Siamo parcheggiati qui proprio di fronte alla rocca. Eccola qua. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, quello che ieri vi avevamo detto che volevamo fare, sfidando il maltempo, sfidando l'acqua che probabilmente rischiamo di prenderci, è di andare in bici. Dove, Betty? A Gibilterra. Ora attraverseremo anche il confine con le nostre biciclette. Dovrebbe essere sufficiente la carta d'identità e non il passaporto, ora vediamo. Venite con noi a guardare la rocca. Entrati, siamo nel Winston Churchill Avenue. Adesso abbiamo ancora l'aeroporto da passare. Abbiamo visto che è atterrato un aereo poco fa, quindi speriamo ci facciano passare. La particolarità di Gibilterra è che ha la pista dell'aeroporto sull'unica parte pianeggiante della rocca, che è quella verso la Spagna, ovviamente nell'istmo che separa la Spagna. Quando atterrano o partono gli aerei chiudono la strada. Il traffico si ferma. Il traffico si ferma.
Siamo nel Porto Ocean Village di Gibilterra. Qua si vedono la fortezza e le mura di Carlo V che aveva costruito per evitare le invasioni dalla terraferma. Dal mare era molto più difficile perché le scogliere scoscese non permettevano un facile approdo ad eventuali aggressori. Qua ci sono le uniche macchine britanniche con la guida a sinistra perché non hanno, ovviamente essendo un'enclave all'interno del territorio spagnolo e con pochi chilometri di strada autonoma, ovviamente hanno mantenuto la guida come abbiamo nel resto dell'Europa. E questi sono i palazzoni. Siamo tornati in Canarie, ci sono i draghi canari, la Iucca drago canario, guardate che bella! Le bombarde di difesa della Rocca. Purtroppo non siamo particolarmente fortunati con la meteo, l'accesso alla Rocca con la funivia è chiuso per il forte vento, quindi non si può salire. Questa è la batteria storica di difesa di Gibilterra, 100 ton. Questi erano i proiettili della batteria da 100 tonnellate. Una sezione della batteria a difesa della Rocca, come era impiantato su un carrello rotante che permetteva di spostare il tiro, costruita dal 23 dicembre del 1878 al 31 marzo del 1884 al costo di 35.700 sterline, che insomma non erano poche. Aveva un range di 5 miglia con un target estremamente preciso e di 8 miglia con un target meno preciso. Il puntamento veniva fatto attraverso una comunicazione telefonica con questi telefoni. Eccola qua la batteria. Il posto è stupendo. Ora andiamo a vedere la vista da quassù. Questa qua credo che sia l'unica spiaggia di Gibilterra. Spiaggia. Spiaggia. Bagni. Bagni attrezzati comunque, carini, non sono male, dai. E proprio qui a poche miglia da noi abbiamo la fiera. Siamo arrivati in bicicletta a Europa Point, che è il punto più estremo a sud
della penisola di Gibilterra, l'enclave spagnola in Africa, Ceuta, e poi tutte le montagne del Marocco. A questo punto, ovviamente, durante la seconda guerra mondiale le batterie costiere britanniche tenevano sotto controllo il passaggio dello stretto di Gibilterra, così che da impedire i collegamenti alle flotte dell'asse tra il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Sulla rocca stessa sono state sempre installate, se ne vedono ancora le fortificazioni con i pezzi di artiglieria, dove sono comunque presenti i famosissimi monkey, i babbuini, che sono queste scimmie abbastanza dispettose che comunque ormai vivono e prolificano nelle grotte all'interno della rocca stessa. Più volte Gibilterra è stata attaccata dalle forze dell'asse, sia tedesche che italiane, ma senza mai essere conquistata, senza alcun successo. Anche la presenza di una moschea in quelle che un tempo erano anche conosciute come le colonne d'Ercole. Qua si pensava che finisse il mondo. E allora un bacio ci sta nel punto dove dicono di baciarsi, kiss me here. L'ultimo punto d'Europa. Questa è piccola Genova, Little Genoa, wonderful. Essendo Gibilterra un mondo anglosassone, non possiamo che gustarci un fish and chips. Eccolo qua. Piccolo pescetto. Mi sembra di essere ritornato ai miei tempi in cui stavo in Inghilterra. Solitamente mangiavo o in barca o a casa o ristoranti etnici di diverso tipo. Però se volevi mangiare in un ristorante britannico, fish and chips. E dopo il classico British lunch riprendiamo un pochettino a fare un giro per il centro di Gibilterra, dopodiché torneremo al Caravana. Eccoci che siamo rientrati in camper dopo una biciclettata a Gibilterra di circa 27 km. Poi vi mettiamo il percorso qui di fianco, così lo vedete. E com'è andata? È andata bene, siamo andati fino a Europa Point, che è il punto più meridionale dove ci sono tutte le batterie, e purtroppo per il troppo vento non siamo riusciti a salire sulla rocca perché la funivia era ferma e andarci in bicicletta era un po' troppo ripido. Anche se le biciclette sono assistite, c'era un po' troppa strada e un po' troppo ripida. A questo punto lasciamo l'atmosfera anglosassone, lasciamo Gibilterra e si riparte. Cominciamo a salire un po' di più verso nord-nord-est, diciamo, verso l'Italia. Qualche piccola commissione dobbiamo ancora farla e poi comunque tanto il viaggio di ritorno lo fate con noi. Siete assieme a noi. Allora, anche per questa sera ci siamo parcheggiati in mezzo a una confusione totale di camper. E qui sapevamo che era un parcheggio molto frequentato. Non l'abbiamo detto, siamo a Benalmadena. Giusto, abbiamo fatto circa 120 km da Gibilterra e ci fermiamo qua questa sera. E quest'area park la conoscevamo già
perché è stata frequentata molto anche dai nostri amici camperado. Il problema è che è strapiena. Ora vi facciamo vedere quanti camper ci Noi sono. ci siamo piazzati in mezzo, ho chiesto a questi francesi se restavano qui, ci siamo piazzati in mezzo, più o meno gli altri camper escono, quindi va bene per tutti. Betty vi fa vedere dove siamo sistemati. E per stasera ci fermiamo qua. Serata, partita, doccia, relax In che ordine? e pappa. Non lo so, l'ordine non lo conosciamo. Ora vediamo.